Ok, fermi tutti. In Italia abbiamo un film sui supereroi ambientato nella Roma occupata del 1943, cioè non a Manhattan, non nel multiverso, ma con treni che esplodono, nazisti veri e un manipolo di mostri da circo che combattono il fascismo. No, non sto delirando. E sì, è assurdo, ma funziona. Funziona così bene che ti chiedi perché non lo stiamo proiettando ogni 25 aprile, subito dopo Roma città aperta. Freaks Out è un film italiano del 2021 ed è il secondo lungometraggio di Gabriele Mainetti, il quale, dopo il botto di Lo chiamavano Gig Robot, che nel 2015 ha dimostrato che in Italia si può fare cinema di genere senza sembrare un cosplay mal riuscito della Marvel, ha alzato la posta. Con Freaks Out non solo rilancia il supereroe all'italiana, ma ci costruisce intorno un affresco storico ambizioso, visivamente ricco, narrativamente denso. Eh sì, magari adesso qualcuno si chiederà, ma se è del 2021, che ci fa in una rubrica che si chiama Forgotten VHS? Ecco, la risposta è semplice, ma anche un po' amara. Freaks Out è uscito in piena pandemia. Era previsto per il 2020, ma tra lockdown, chiusure delle sale e un pubblico ancora scottato dall'idea stessa di tornare al cinema, è finito per essere distribuito a fine 2021, quando ormai il caos aveva già fatto il suo danno. E anche se ha vinto premi, anche se chi l'ha visto ne parla benissimo, il pubblico generalista se lo è praticamente dimenticato. Un film da 12 milioni di budget, con un cast incredibile, un'estetica potentissima e un'identità tutta sua, finito un po' schiacciato nel limbo post-Covid. Non è dimenticato perché è vecchio, è dimenticato perché è uscito nel momento peggiore possibile. E quindi sì, lo so, è un film recente, ma non basta essere nuovi per essere noti. E se un'opera così potente viene ignorata o rimossa dal dibattito, allora è dimenticata. E quindi entra di diritto in Forgotten VHS perché certe cose non andrebbero mai lasciate indietro. Ma torniamo al film e scopriamo la trama. Ambientato in una Roma martoriata dai bombardamenti e dall'occupazione nazista, la storia ha per protagonisti 4 fenomeni da baraccone: Fulvio, Cencio, Matilde e Mario, dotati di poteri che li renderebbero dei mutanti in un film degli X-Men, ma che qui sono usati per sopravvivere in un mondo che li emargina, li sfrutta e li teme. Altro che Charles Xavier. Ok, parliamo del vero superpotere di Freaks Out, il cast. Claudio Santamaria, completamente sepolto sotto un manto di peli da gorilla, riesce comunque a restituire a Fulvio una gamma di emozioni che va dalla frustrazione alla tenerezza. Non lo vedi mai in faccia, eppure senti tutto. È una prova attoriale che va oltre il trucco, oltre il fisico, oltre il grugno animalesco. Santamaria è Fulvio ed è incredibilmente umano anche quando sembra una belva. Aurora Giovinazzo, che forse molti non conoscevano prima, è una sorpresa assoluta. Con Matilde costruisce un personaggio fragile e pericoloso allo stesso tempo. La sua paura del contatto, del potere che ha nelle mani, letteralmente, è gestita con una maturità che fa dimenticare la giovane età. La guardi e pensi, questa ha un futuro. Pietro Castellitto, figlio d'arte con un'eredità bella pesante sulle spalle, dimostra una volta per tutte che non è solo il figlio di. Il suo cencio è disturbato, divertente, a tratti inquietante, ma mai banale. È quel tipo di personaggio che in mano ad altri sarebbe diventato una macchietta. Lui invece ci costruisce sopra qualcosa di vivo, personale, imprevedibile. E poi c'è lui, Franz Rogowski, nei panni del villain Franz. Inquietante a dire poco, disturbato, ossessivo, visionario e a tratti pure tragico. È il classico cattivo che potresti compatire se non fosse così dannatamente pericoloso. Rogowski è magnetico, letteralmente. Ogni scena in cui appare te lo ritrovi sotto pelle. Ma attenzione,
Anche i personaggi secondari sono cesellati con cura. Giorgio Tirabassi regala un Israel struggente, paterno e tormentato, l'anima morale del gruppo. Max Mazzotta, nel ruolo del Gobbo, è incisivo con pochissimo. E persino una figura minore come Cesira, interpretata da Francesca Anna Bellucci, resta impressa per la delicatezza con cui viene tratteggiata. Tutti, dal primo all'ultimo, contribuiscono a creare un mondo credibile anche quando surreale, commovente anche quando folle. È un film dove anche chi ha 3 scene ti rimane in testa. Merito della scrittura, sì, ma soprattutto merito di un cast che ci crede e si vede. Ed è qui che Freaks Out colpisce più forte, perché non si limita a infilare effetti speciali e scene d'azione, ma si prende il suo tempo per costruire dei personaggi veri. Il gorillone Fulvio, ruvido fuori e fragile dentro, Matilde, la ragazzina elettrica che non può toccare nessuno senza uccidere, Cencio, l'entomologo fuori di testa con le sue armate di insetti, e Mario, il nano magnetico che sembra uscito da un sogno di Fellini sotto acido. Sono diversi, sì, ma mai caricaturali. Ognuno di loro porta addosso una ferita, non solo fisica, che li rende umani prima che super. E poi c'è Franz, l'antagonista, un nazista con sei dita e visioni del futuro in stile TikTok distopico. Una figura grottesca e inquietante, a metà tra il villain fumettistico e il fanatico tragico. La sua ossessione per il circo, la purezza, l'arte e l'Apocalisse costruisce un cattivo che ti fa quasi pena. Quasi. Una delle cose più impressionanti del film è l'ambientazione. Roma viene ritratta come una città quasi da graphic novel, sporca, pericolosa, surreale. Il realismo si mischia con il fantastico, in un equilibrio precario ma affascinante. La fotografia di Michele D'Attanasio è da applausi. I costumi sembrano usciti da un incubo steampunk e le scenografie ti trascinano in un universo dove i nazisti esistono, ma anche gli uomini magnetici. E poi c'è la colonna sonora, che alterna classica, folk e suggestioni moderne, tenendo tutto in bilico tra l'epico e il grottesco. Sì, Freaks Out è un film di supereroi, ma è anche una dichiarazione politica. E no, non è retorico. Mainetti racconta una favola nera dove i mostri sono gli eroi e i normali spesso sono i carnefici. L'ideologia fascista è mostrata per quello che è, un sistema che elimina il diverso, che teme l'imprevedibile, che distrugge ciò che non controlla. E proprio per questo mettere in scena questi personaggi come simboli di resistenza, come metafora della lotta per esistere e non solo per sopravvivere, è un gesto coraggioso, poetico e a tratti commovente. Certo, il film ha anche qualche scivolone, qualche momento registico un po' sopra le righe, un paio di effetti digitali che gridano budget limitato e una durata, oltre 2 ore, che poteva essere asciugata di 10 minuti senza perdere forza. Ma sono peccati veniali, considerato il livello complessivo. Anzi, il vero miracolo è che un film così sia stato prodotto in Italia. Ed è qui che Freaks Out vince, nella sua ambizione. Non cerca scorciatoie, non copia, non si nasconde dietro il solito ma il pubblico italiano. Fa, e fa sul serio. In un panorama dove spesso ci lamentiamo del cinema italiano tutto uguale, Freaks Out è una risposta a schiaffo. È un film coraggioso, folle, visivamente ricco e narrativamente potente. Un'opera che non ha paura di mescolare generi, toni, stili, che sa parlare di storia senza diventare un compitino, che sa emozionare senza manipolare. Se amate il cinema, se vi piacciono le storie di outsider, se volete vedere cosa succede quando un regista italiano decide di buttarsi nel vuoto con il cuore e gli effetti speciali, guardatelo. E poi ditemi se non vi è venuta voglia di rivedere anche Lo chiamavano Jig Robot. Spoiler, succede a tutti. Voto 9,5 su 10.